Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Col video di oggi iniziamo una serie che mi piacerebbe portare avanti nel tempo, dedicata alle luci nelle miniature. Oltre a quella zenitale, che è quella che vediamo oggi, ne esistono veramente molte altre utilizzate nella pittura, come ad esempio quella laterale, quella dal basso e quella da dietro. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace l'idea di questi video. Come detto, in quello di oggi ci concentreremo su quella dall'alto, quella zenitale, che è un po' quella più utilizzata nelle miniature da gioco e non solo. Direi di non perdere altro tempo e cominciare subito. Come detto, la luce zenitale significa letteralmente dall'alto e simula la luce diretta del sole di mezzogiorno. Nella pratica significa illuminare la miniatura da un punto sopra il modello. Così facendo, tutte le parti rivolte verso l'alto, soprattutto quelle nella metà alta del modello e le parti più sporgenti, vengono illuminate, rendendo chiari i volumi. Di conseguenza si vengono a creare anche molte zone di ombra che, viste insieme alla luce e alle zone intermedie, creano un risultato visivamente armonioso. A seconda delle forme e di come esse siano disposte sul modello, si possono creare aree di luce e di conseguenza di ombra più o meno nette e più o meno grandi. Un modello che ad esempio ha una parte alta molto voluminosa e sporgente rischia di mettere in ombra completamente il resto del modello, rendendolo poi poco divertente da dipingere. Per questo spesso si sceglie di usare una luce dall'alto ma appena più inclinata rispetto a quella zenitale al 100%, perché risulta la scelta migliore per valorizzare al meglio il modello. Una delle applicazioni più utilizzate del primer zenitale è sicuramente per i giochi di wargame e giochi da tavolo, perché muovendoli dall'alto il fatto di aver illuminato la parte alta e quindi di averla valorizzata al meglio permette di renderli più visibili sul tavolo da gioco. Le luci si possono applicare al modello in pittura utilizzando colori più chiari dopo aver steso i colori base, oppure prima, già nella fase del primer. Per questo spesso si sente parlare di primer zenitale, che è l'argomento del video di oggi. In base agli strumenti a disposizione, il primer si può realizzare con le bombolette, con l'aerografo o a pennello. Ho fatto un video dedicato alle differenze tra questi ultimi due strumenti che trovate qui in descrizione. La bomboletta è forse lo strumento più utilizzato da chi è agli inizi, forse anche il più veloce, ma di sicuro non il più pratico. Io purtroppo non riesco a mostrarvelo in questo video di oggi perché non ne utilizzo più da tanto tempo. Tra i tre, quello che garantisce un primer zenitale migliore da diversi punti di vista è certamente l'aerografo, che è l'esempio che vediamo oggi. Ma prima di vedere perché crea un risultato migliore, vediamo brevemente come si realizza il primer zenitale. Si parte generalmente da una base nera piena e coprente su tutto il modello. Si può utilizzare un primer come quello di Scale 75, molto opaco, da alleggerire appena con del thinner, oppure quello Molotov, più satinato ma già pronto all'uso. Entrambi sono utilizzabili sia a pennello che ad aerografo. Sopra questa base si crea una luce a 45 gradi con il colore grigio, che corre tutto intorno al modello e che crea una sorta di luce ambientale soffusa. Infine, con il bianco si crea una luce diretta da sopra, che illumina le aree rivolte verso l'alto con la più intensa delle luci. Dato che la base del primer è già piena e coprente, non è necessario fare i passaggi successivi più chiari con un altro primer, ma si può utilizzare anche prodotti più leggeri. Alcuni esempi sono gli inchiostri di Liquitex o Scale Color Artist, i colori Air o i nuovi Drop and Paint di cui abbiamo parlato qualche video fa. Se per creare il passaggio bianco si utilizza un inchiostro o un colore correttamente alleggerito da essere traslucido, il passaggio del grigio si può anche omettere. Se noi infatti posizioniamo questi leggeri passaggi di colore bianco sulla base nera, insistendo solo nel passaggio dall'alto, si crea una sorta di gradazione cromatica morbida, che parte dal nero, passa dal grigio per poi arrivare al culmine della luce con il bianco. Dato che l'aerografo permette di fare strati molto sottili e allo stesso tempo anche non puntinati, la transizione che si verrà a creare sarà molto liscia e gradevole e potrà essere usata in molti modi.
Se non disponessimo di un aerografo e stessimo facendo questi passaggi con le bombolette, rischieremmo di coprire i dettagli della miniatura facendo nero, grigio e bianco. Quindi in questo caso sarebbe meglio omettere il passaggio del grigio e fare soltanto nero e bianco. La transizione sarà molto meno morbida e graduale, ma così eviteremo di coprire i dettagli della miniatura e rovinare il modello prima della pittura. Nulla vieta di farlo a pennello, ma sicuramente ha poco senso, perché se noi facciamo questo lavoro certosino di illuminare solo alcune zone a pennello, tanto vale farlo direttamente in pittura utilizzando colori più chiari piuttosto che farlo prima con il primer. Nulla ci vieta di fare questo tipo di primer con altri colori, magari blu e azzurro o un marrone e un avorio, ma dobbiamo anche considerare poi che effetto avrebbero queste basi sui colori che andiamo ad applicare dopo, in base alla consistenza che useremo dopo. Quindi se non lo facciamo per un motivo ben preciso e perfettamente consapevole, è meglio attenersi alla classica combinazione nero, grigio e bianco. Qui mi permetto di fare una piccola parentesi sull'uso del dry brush per illuminare le parti sporgenti, su cui puoi colorare rapidamente con i contrast o simili, che è un po' ciò in cui consiste la tecnica dello slap chop. Sicuramente è un metodo molto veloce e che si può adattare a modelli da gioco o per chi cerca una pittura iper rapida, ma non è da considerare una tecnica valida per i modelli più importanti o più grandi, perché perde di realismo. Se noi infatti tiriamo fuori i profili sporgenti con il dry brush e li illuminiamo, stiamo illuminando solo i profili e questo porta a non tenere in considerazione come la luce possa inserirsi anche in alcuni recessi nelle aree direttamente illuminate. Quindi, pur essendo più una sorta di luce ambientale generale che uno zenitale, e pur essendo regolabile insistendo in alcuni punti, non rispetta appieno le regole della rifrazione della luce sulle superfici. E per questo lo sconsiglio come tecnica da utilizzare in ogni situazione. Come detto, sicuramente ci sono delle situazioni e dei modelli su cui si può applicare tranquillamente, ma in questo modo non andiamo effettivamente a capire la teoria che c'è alla base e di conseguenza in un modello successivo non sapremo più come muoverci. Ma tornando all'argomento del video di oggi, stavamo parlando del primer dato ad aerografo. Una cosa che ho imparato con il tempo e l'esperienza, e riguardando i miei vecchi video in alcuni casi si nota, è che il primer zenitale, ma non solo, dato ad aerografo, può essere estremamente controllabile. Spruzzando da lontano, come se si trattasse di una bomboletta, se ne perdono del tutto i benefici, lasciando il posizionamento delle luci in balia di un getto dispersivo e incontrollato. Se noi invece ci avviciniamo al soggetto e mantenendo il getto controllato, magari anche con piccoli spruzzi, riusciamo ad avere un risultato preciso e di impatto, già anche in questa fase. Inoltre, mentre lo facciamo, stiamo effettivamente studiando e imparando come la luce raggiunge determinate aree, così da andare poi molto più diretti nei modelli che faremo dopo. Allo stesso modo riusciamo anche a capire effettivamente quale sia la migliore inclinazione per valorizzare il modello di cui ci stiamo occupando. Illuminare la parte alta del modello poi aiuta ad indirizzare l'attenzione vicino al viso, che nella maggior parte dei casi si trova in alto e che deve essere sempre il punto su cui focalizzare l'attenzione. I modi per sfruttare questo primer sono diversi. Il primo e più utile quando si è alle prime armi è quello di creare questo primer e poi fotografare il soggetto da diverse angolazioni, in modo da tenere quelle immagini come reference per il posizionamento delle luci. Così facendo, anche utilizzando colori coprenti come basi, non saremo disorientati nel piazzare le luci, perché seguendo l'immagine sapremo esattamente dove metterle. A questo riguardo bisogna dire che i colori stesi su base nera, grigia o bianca appaiono diversi, soprattutto quelli più chiari. Se su una base bianca il giallo o un colore chiaro simile al giallo riesce ad emergere, la stessa cosa non si può dire su una base nera, dove cambia colore e effettivamente richiederà tantissime passate per essere anche solo visibile. Quindi anche usando colori coprenti si potrebbe notare una certa differenza di resa, ma per molte tonalità la differenza è talmente impercettibile che non si può sicuramente considerare il metodo più utile per sfruttare il primer zenitale. Un altro metodo è quello poi di usare ad aerografo dei colori traslucidi come gli inchiostri o colori alleggeriti con il thinner, o anche i contrast in questo caso, e per miniature quasi tutte dello stesso colore sfruttare la differenza di resa su chiaro e scuro di questi colori traslucidi e ritrovarne i volumi molto rapidamente.
Qui però bisognerebbe studiare più nel dettaglio le differenze di resa tra inchiostri, contrast e colori e magari lo vedremo meglio in un altro video. Questo tipo di applicazione è anche molto veloce da realizzare ed è proprio l'esempio che stiamo vedendo. Ovviamente lo stesso discorso si può fare a pennello, anche se la resa è molto diversa, dato che l'applicazione stile lavatura la fa colare di più nei recessi e in modo più disordinato rispetto a quanto riusciremmo a ottenere con l'aerografo. Ora che abbiamo visto come questa abbinata lavori bene per creare un'ottima base di partenza, vediamo che se facciamo la stessa cosa sul modello dove abbiamo usato il dry brush, l'effetto generale è molto diverso e come questo tipo di illuminazione faccia fatica a concentrare l'attenzione nel punto focale del modello. Infine, un metodo molto amato ed apprezzato di sfruttare appieno questo primer è proprio quello di seguirlo come traccia, distinguendo molto bene i colori da applicare solo nelle aree scure e quelli chiari da applicare sopra alle luci. E proprio questo sarà il tema del prossimo video, quindi se l'argomento vi interessa non perdetevelo. Insomma, il primer zenitale è sicuramente uno strumento molto utile e versatile, ma c'è bisogno di un pochino di tempo per capire qual è il metodo più adatto alla propria pittura per sfruttare al meglio questo tipo di primer. Agli inizi utilizzavo tantissimo questo tipo di primer, un po' come se fosse l'unico possibile per illuminare e mettere in risalto il modello. Col tempo poi ho sperimentato con altre inclinazioni di luce e ho capito che ogni situazione, ogni modello è diverso e quindi non bisogna focalizzarsi sullo stesso tipo di primer, ma piuttosto sperimentare. Per esempio io ho scoperto che a me piace tantissimo illuminare i modelli con due luci, una calda e una fredda. A questo proposito fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro tipo di primer preferito. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile, che vi abbia dato uno spunto e che vi abbia risolto alcuni dubbi. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!